Ciao ragazzi, e come sempre eccoci qua. Allora, questa sera parliamo di centralina, argomento assai caldo nella chat, ma in generale. Ci servirebbero 2 ore, cercherò di essere breve, perché comunque è una cosa importante. Partiamo con una premessa. Quello che io vi dirò non è frutto di sentito dire, impressioni a caso o prove casuali. Quello che io vi dirò è frutto di un lavoro di 3 persone, io, un ingegnere e un meccanico, professionisti. Abbiamo lavorato per 3 settimane, ovviamente non 8 ore al giorno. Io devo lavorare, ho altro da fare, ma insieme a loro giornalmente loro ci lavoravano sopra e dopodiché ci siamo confrontati. 3 settimane, chiaro ragazzi? Questo per dire cosa? Che non è una prova di hai montato la centralina, va che è una bomba, ok? Provo per 30 km, 100 km, va che è una bomba, ok? Non è questo, sono prove, ok? 1, 2, queste prove sono state fatte sulla mia moto, che tanti hanno, ma hanno configurazioni diverse. Voi sapete che configurazione ho, quindi Cove, motore originale, gruppo filtro Pro, quello aperto, scarico intero X-Racing e centralina. In un 4,50, più la cubatura è piccola, più ogni modifica, specialmente sullo scarico, ma anche in altri punti, ma anche sullo scarico specialmente, ogni piccola modifica vi influenza notevolmente le prestazioni, che le prestazioni non è cavalli massimi, velocità massima, le prestazioni di erogazione, chiaro? Ricordatevi sempre che io quello che vi dico, il mio interlocutore, io non parlo a me stesso, io non vi do consigli per compiacere me, non do consigli per favorire un produttore o l'altro. Io tutto quello che provo lo acquisto, lo pago, ok? In modo di essere libero e comunque di dialogare con il produttore in modo aperto, ma soprattutto con voi. Quando io parlo con voi, non vi sto parlando per fare il mondiale, ma io non faccio rally africani, mi dicono, no. Io quando parlo con voi non parlo in quei termini, perché sennò parlerei diversamente. Parlo per un appassionato di fuoristrada, di enduro, di adventuring, di una persona che ha acquistato la Cove ed è per me, i miei dialoghi, il mio target è un utente medio, non professionista, non che vuol fare il mondiale. Quando mi dite, ma io non devo fare il mondiale, io non vi do consigli per fare il mondiale o per fare rally di un certo tipo. Il rally è come l'adventuring, è uguale. Trasferimenti fuori strada. Il rally lo fai col cronometro, col roadbook, col tempo a manetta, l'adventuring lo fai un po' più con calma. Ma il godere di questo andare in moto è uguale. Okay?
Certo che se devo parlare a un professionista o chi deve fare gare di un certo tipo, parli in un altro modo. Questo mettetevelo in testa. Io parlo per un utente medio, ok? E ognuno si può configurare, prende quello che gli serve, ok? Il lavoro che è stato fatto, ripeto, sulla mia configurazione. Essendo un 450, ma qualsiasi marca, 450, andando a modificare alcuni particolari vi stravolge l'erogazione. Quindi non dico che non risponderò, ma si farà fatica chi inizia con ma io metto il tubo, metto lo scarico, metto svuoto, faccio... ragazzi, va bene al bar, va bene al bar. Come va la moto? Va che è una bestia, va benissimo, sì. Chi ve lo dice? Come ve lo dice? Certo che se uno trova una configurazione, mi fa una settimana, 2 settimane, quello che è, di test su banco, in libera, e dopo arriva con un qualcosa ben venga, gli stringo la mano, grazie, perfetto, stiamo facendo un lavoro insieme. Però attenzione a quando dite che, perché certi vi ascoltano, e dopo mi chiamano perché non funzionano, e mi rompono i maroni a me. Chiaro, ragazzi, non è un problema, ma per giusto per mettere le cose a posto. Quindi ogni piccola modifica che fate, ma io prendo uno scarico, l'ho trovato in cantina, c'ho quello dell'altra moto, gli metto su quello accorciato, lungo, allungare, accorciare il silenziatore, è deleterio, cioè vi cambia la moto, ma anche da un X-Racing a un altro scarico più lungo, vi cambia la moto, chiaro? Perché cambiano le prestazioni, perché è un 4,5, più lungo, più corto, quello che è. Quindi voi dovete capire che quello che vi dico è fatto su questo tipo di configurazione, chiaro? Iniziamo con delle regolazioni, perché il tutto non può essere legato solo alla centralina, perché sennò mi scriverete o in chat o in privato o in messaggi che qualcosa non va, e ve lo spiego adesso. Allora, prima di tutto dovete regolare l'acceleratore, non deve avere gioco. Se voi avete l'asco, prima di andare ad accelerare, avete un lasco e poi inizia a tirare la corda, un minimo deve avere, ma al minimo io parlo di decimi, chiaro, non deve rimanere accelerato, però deve essere lì. Questo qua vi permette di avere una sensibilità maggiore, o comunque in caso di fuoristrada, in caso di strappi, non del motore, ma vostri, non va a incidere sull'acceleratore. Questo non vuol dire che tutti quelli che hanno questo problema di on-off è legato a quello, ma bisogna accordare la cosa, è come uno strumento. Quindi, la prima cosa, prima, l'acceleratore. Qua davanti avete le 2 regolazioni, trattasi di una vite, di 2 viti, provate il gioco, arrivate al minimo, attenzione che se tirate troppo rimane accelerata, occhio ragazzi, quindi quando siete quasi vicini, senza saperne leggere né scrivere, l'accendete, regolate l'ultimo in modo da avere l'acceleratore bello, pronto, chiaro? 2. Il primo pezzo di collettore dove c'è sulla sonda lambda è il suo originale. Io della X-Racing ho lo scarico intero, non giuntato, un po' più robusto, lo preferisco, ok? Ma anche in 2 pezzi non è un problema. Però la giunzione, il tubo originale in alcune moto, quindi voi visualizzate la testa, il tubo esce, quello che è stato fasciato esce e a un certo punto si interrompe perché voi avete smontato, ce l'avete lì sul fianco dove c'è la pedivella del freno. Quel tubo lì in testa, alcune moto ce l'hanno molto, estremamente rastremato. Cosa vuol dire rastremato? Il tubo invece di finire dritto, il tubo finisce molto chiuso, quindi vi chiude il passaggio. Questo problema non è un problema, questo aspetto qua
cosa succede? Vi crea delle contropressioni, vi crea turbolenze. È la stessa cosa che andare a mettere un tubo qualsiasi. Chi acquista altri scarichi, che non dico che non va bene, ma è diverso, ha altri sagome, solo del tubo, solo queste sagome influiscono sul motore, chiaro? Quindi, in fondo, tante nel primo collettore, in fondo dove c'è la pedibella del freno, che voi quando lo staccate, è molto rastremato. Questa rastrematura chiude, vi crea delle contropressioni che vi possono dare dei problemi, ok? Possono, come si dice, non dare dei problemi perché tanti non se ne accorgono neanche, però se questa parte rastremata voi la togliete, come fate a toglierla? Dovete smontare il collettore, prendere un flessibile, una taglierina e tagliate quei 2-3 mm finali dove il tubo è chiuso, ok? Se volete avere una cosa ottimale dovete farlo, perché io adesso sto parlando veramente di virgole, ok? Capite bene già che una persona che non ha l'acceleratore tarato perfettamente, il tubo magari ce l'ha chiuso, leggermente più chiuso, già questo influisce molto sulla moto. Chiaro? Acceleratore e tubo. Dopodiché iniziamo a entrare un po' nel vivo. Noi abbiamo fatto 3 settimane, come vi ho già detto, di test. Test a banco, e non so se io vi potrei far vedere, vi potrei tappezzare tutto quello che voi vedete, tappezzare di diagrammi, ok? Di centraline. Non ne interessa, non è quello, è ininfluente, lasciate stare, sono grafici, ma adesso capirete il perché. Abbiamo fatto 3 settimane di test su banco, test in libera, test in pista da cross, test in enduro, bosco, chiaro? Questo per cercare un'erogazione più fluida, il più possibile fluida, ok? Alcuni di voi, tanti di voi hanno già visto il video, quello in cui sono nel bosco, chiaro? Non so se vi rendete conto, lì in alcuni punti la telecamera spiana un sacco, ma io ero con delle pendenze del genere in seconda, ok? E se voi ascoltate i giri arriva quasi a pistonare, ok? Vi tira, dopo sotto una certa soglia vi si spegne, 4 tempi, 450, ciuffa e via. Però da lì l'erogazione era completamente morbida. Quindi in queste 3 settimane io non ho, e voi adesso vi domanderete il perché, non ho sviluppato una centralina, io ho fatto test. Ho anche sviluppato una centralina, ma io ho fatto test anche su altre centraline, chiaro? Per provare, per verificare. Ricordatevi sempre, come negli altri filmati, come vi ho sempre detto, il mio lavoro è altro, ovvero la mia fonte di reddito è altro, ok? Quindi non ho bisogno di andare a monetizzare. Io sto parlando da appassionato endurista a appassionato endurista, motociclista, rallista, ognuno prende quello che vuole. In queste 3 settimane sono stati spesi ho speso un bel po' di soldini, ok? Per far cosa? Per fare questi test, per pagare queste persone, per riprogrammare, per testare, e 1, 2, 3, e 4, e 5, e 6, e 7, e 8 centraline. Voi non vi rendete conto, chiaro ragazzi, non vi rendete conto di quello che è stato fatto. Però, quindi io, ricordatevi che vi parlo in maniera diretta e trasparente. Da questa
operazione che ho fatto, cioè verifica e test, l'ho fatta per poter andare e trovare la configurazione migliore. Io adesso potrei dirvi dove acquistare e cosa fare per prendere la centralina, chiamiamola come si vuole, la Marchesini, la Cove Power, la centralina che abbiamo sviluppato, ok? Potrei raccontarvi un sacco di cose, potrei monetizzare e anche non poco, ragazzi. Ma non lo faccio. Io cosa ho fatto? Ho cercato di trovarvi una soluzione migliore, la più economica, tra virgolette, ma la soluzione più facile per voi. Cosa vuol dire? Andando a provare queste centraline varie, oltre a quelle che ho sviluppato, ne ho trovata una che praticamente è identica. Ragazzi, stiamo parlando, non è identica, stiamo parlando di 0,6 cavalli. Niente, chiaro? Niente. Tra la centralina che ho sviluppato e la centralina che esiste in commercio. Quindi, come vi ho detto prima, per me sarebbe semplice. Io non vendo centraline, ma dove ho fatto sviluppare la centralina, come funziona solitamente? Chi va là si fa sviluppare la centralina, non ne paga neanche uno, ok? Dopodiché chi paga chi sviluppa centraline. Chiaro? Questo qua è come funziona. Toglietevelo. Non è così. Non è così perché? Avendo trovato una centralina identica, sviluppata molto bene, ok? Ho ritenuto inutile non per monetizzare, perché ci impiegherei un attimo, ho ritenuto inutile andare a mettere in commercio un'altra centralina, quando ce n'è una e questo produttore ha un canale ben sviluppato, ve la manda a casa, io l'ho comprata, l'ho pagata, chiaro? Per testarla, ve la manda a casa, altri utenti mi hanno mandato centraline da provare, chiaro? Testata, questi qua loro hanno un ottimo canale di distribuzione, in una settimana vi arriva la centralina e con un importo veramente adeguato, reputo adeguato, che va bene. Io avrei potuto far uscire la stessa centralina con le stesse prestazioni, perché alla fine la mia aveva 0,6 cavalli in più, niente, ok? Un'erogazione molto simile, ma non lo faccio. Chiaro? Questo qua, ragazzi, è una cosa che voi non vi rendete, tanti non riescono a percepire. Chi lo percepisce ben venga, chiaro? Quindi, e adesso fra un po' vi dirò anche questo produttore, perché voi non acquisterete la mia centralina, io non la faccio. Dove io ho fatto la centralina, io li ho già pagati di tasca mia, fine, loro hanno già finito, ok? Dopo chi vuole la mia centralina può chiederla loro, sono dei professionisti, gli date la moto, stiamo parlando di racing però, ragazzi, racing puro, lì iniziamo a parlare di veramente di mondiali, iniziamo a parlare di un certo tipo. Io parlo l'utente medio, secondo me non è la strada corretta, perché lì fai un lavoro veramente troppo di fino, ok? Ma per voi, essendo che ho testato, ho visto questa centralina, fra un po' vi dirò anche il produttore. Però vi faccio una premessa, perché avete anche la possibilità, con questa configurazione, di spendere zero. Zero, ragazzi, zero. Allora, però dovete ascoltarmi, perché questa informazione è un po' borderline, non tanto per la divulgazione, ma per il motore. Allora, la centralina Pro
testata è sviluppata per un altro scarico, lo scarico Pro è un'altra cosa. Lo scarico Pro è fatto per fare il mondiale, è fatto per utilizzare la moto così, giustamente, perché è fatta per la versione Pro. Chi non lo utilizza così, io mi ci trovo anche bene, ok? Ma chi non la utilizza così è sporca, è quello che si sente tanto in giro, ok? È un po' sporca sotto, perché? Perché dovete tenere aperto, ma non lo fate nelle nostre montagne, non lo fate nei nostri percorsi, non lo fate qua, lo fate alla Dakar, lo fate all'Africa Eco Race, lo fate nei rally, apertura, full gas, 10 minuti full gas, chiaro? Comunque, lasciamo perdere quello. Come fate a spendere zero? Ho fatto test. Su cosa? Con la centralina originale. Allora, la centralina originale sulla linea dei test è leggermente inferiore, ma omogenea. Con questa configurazione, ve lo ricordo, questa configurazione è una fotocopia leggermente più bassa. 4 cavalli, 5 cavalli, 4 cavalli in meno mi sembra. Sono tanti, sono pochi, 4 cavalli, insomma qua sopra un po' li senti, però funziona molto bene. In uno dei video che io vi ho mandato, di quelle prove che ho fatto in terza, arrivando a limite dei giri prima dello spegnimento, apertura, avevo quel tipo di centralina originale, chiaro? Quindi chi è sulla Pro e ha la mia configurazione, vuole una guida più fluida, prendete e mettete sull'originale, ma attenzione, e adesso vi faccio un punto esclamativo, è magra. Questo cosa vuol dire? Finché ci andate in giro normalmente, andate a farvi il vostro stradale, andate a farvi il vostro bosco, strade bianche, andate bene. Vi dico subito qual è il difetto. Se io dovessi prenderla e metterla su originale, mi vado a fare un rally, io per rally parlo di in Africa, e inizio a trovare sabbia, come spero e come trovo sempre, fortunatamente trovo delle mari di sabbia. Cosa succede in queste determinate condizioni? La moto, il pilota, viaggia in terza, in quarta, non in sesta, perché non stiamo parlando di piste, parla in terza, in quarta, seconda, full gas, con la moto a 30-40 all'ora perché è giù. Dovete scalare una duna, dovete uscire dai sabbioni, full gas sempre. Voi arrivate all'imitatore, vi appoggiate, io mi appoggio, e rimango lì. Se io dovessi mettere su quella originale, fare questa operazione, non l'ho provato, però per esperienza e test ingegnere e meccanico, se voi lo fate, il motore vi si brucia, chiaro? Cioè vi si scalda, bruciate il motore, chiaro? Quindi se voi fate, ascoltatemi bene, full gas per X tempo non vuol dire un'ora, chiaro? Basta che voi fate 1 minuto, 2 minuti a full gas aperto, è molto sotto sforzo. Lo potete trovare questa condizione nel deserto, negli erg, nella sabbia, ma attenzione che se uno per qualsiasi motivo si mette in sabbia al mare, in percorsi sabbiosi o fangosi dove deve rimanere aperto per farlo uscire in continua, brucia il motore, ragazzi, brucia il motore perché non è corretto, ok? Ma se la utilizzate, non andate a manetta, attenzione che questo qua è un filo rosso, cioè che sta a voi la scelta, chiaro? Io vi sto dando i pesi, non vi sto dicendo di fare né una cosa né l'altra, sta a voi dopo decidere. Io la utilizzerei, certo, e l'ho utilizzata, ci ho fatto 600 km, 700 km con questa configurazione, è originale. Colline, montagne, percorsi stradali, è un piacere.
Ovviamente non l'ho mai messa, non mi sono messo a full gas, come vi spiegavo prima. Lo potete fare, fate la tirata ai 150, poi mollate. Fate quello, la utilizzate normalmente, come lo utilizzano la maggior parte. Però attenzione che siete borderline. Quindi voi con 0 euro, centralina originale, con questo tipo di configurazione, avete un'erogazione più fluida, chiaro? Quindi, regolazione. Io ragazzi dovete ascoltarmi, ma non perché dovete fare quello che vi dico, dovete ascoltare quello che vi dico. Dopodiché, ognuno fa quello che vuole. Però dopo, regolazione dell'acceleratore, rastrematura del tubo che se è troppo accentuata la dovete tirare dritta in modo da non avere contropressioni, ok? E scarico libero. Ho provato, è stato provato anche con Debbie Killer, funziona, perdiamo appena, ma veramente stiamo parlando di capelli, veramente come miei, stiamo parlando veramente di poco, nulla. Se uno dovesse mettersi i tappi e non ascoltare, non so se se ne accorge. Un utente normale. Chiaro? Quindi, voi adesso, io vi sto dando due soluzioni. Una a 0. Quindi, tenete la sua centralina originale, come? E la utilizzate con filtro e scarico. È magra, ma se voi non chiedete troppo, come tanti dicono in chat, o chiedono, tanti utenti, non si mettono là, ok? E vogliono andare a avere una regolazione più, centralina originale. Sono stati fatti 1200 km di prove e test su banco. Chiaro? Il test su banco, questa qua vedete le differenze che ci sono fra quell'azzurro, una centralina, e l'altra rosso, quella originale. Parliamo di pochissimo. Ok? Entrambe le centraline sono, il limitatore si attiva a 10.800 giri, ok? Quindi è un pelo più basso della Pro, ma non è un problema, tanto la Pro dopo là sopra non vi tira vi serve l'altro scarico. Va bene. A 10.800 giri vi si attiva il limitatore. Sono ben al di sotto delle sue potenzialità, perché può arrivare fino a 12. Ben venga, ne avete. La questione è che con la centralina che vi dirò dopo, ok, ci arrivate in un attimo. L'erogazione è bella, fluida, potente, e ci arrivate subito. Sentirete una differenza tra la Pro, perché la Pro con questo tipo di configurazione, gli ultimi giri finali, ok, tende a avere poca potenza perché sono troppo in avanti. Vabbè, per altri aspetti. Comunque, ragazzi, io spero di avervi chiarito bene. Dove dovete comprare la centralina? Cober. Io Cober non l'ho neanche sentito. Non ha sentito una mia chiamata, non ha ricevuto una mia mail. Ok? Non siamo d'accordo. Ricordo il discorso di prima, avrei potuto far uscire commercialmente, tranquillamente, per monetizzare la centralina Marchesini, la centralina, chiamiamola come vogliamo, perché è stato fatto un lavoro notevole di sviluppo, ricerca e sviluppo. Quello che io ho fatto è stato ricerca, chiaro? Che è diverso dal commerciale. Sono due cose diverse. Io faccio sempre ricerca, questo è il mio focus, ricerca. La parte commerciale, c'è chi magari l'ha sentito già diverse volte, e io ve lo ripeto, essendo che ho un'altra attività, ho un'altra fonte di reddito, e non è questa. Chiaro? Quindi, se voi andate su Cober, qualcuno l'ha già vista su Facebook, qualcuno l'ha già vista sulla chat, Cober, voi scrivete in Google Cober, Cober, vi salta fuori il suo link per fare l'acquisto. Chiaro? Vi arriverà a casa
nel giro di una settimana una centralina? Non ve lo dico perché me l'ha detto lui, ma ve lo dico perché è stato provato. Quello che vi sto dicendo, ci sono degli altri utenti prima di voi che io ho, oltre alle prove di 3 settimane che abbiamo fatto, ma ho già dato questa informazione per fare dei test, ok? Onde evitare che non fosse legato e vincolato alla mia moto, chiaro? Quindi queste prove sono già state fatte e da 2 settimane che vengono fatte da altri utenti, ok? Come questa logica, ragazzi, vedete, anche qua dovete capire, la frizione idraulica è da 3 mesi che ci siamo dietro. Avrei potuto il primo giorno dirvi, ragazzi, comprate questo, funziona, va bene, compratela, mi metto d'accordo, bella frizione, la migliore del mondo. Magari lo sarà, ma intanto stiamo facendo test. C'è chi la sta testando in enduro, perché è lì che serve la frizione idraulica. In enduro, chiaro? Quindi scaldarla, sfrizionarla, utilizzarla in modo massiccio. Passa tutti questi test, perché lì non ci sono dei test, ma insomma non ci sono delle cose, dei test proprio, ma si vengono fatte da persone esperte, vengono fatte queste prove. Ma la prova non è ho fatto un'uscita, prove su prove su prove, su condizioni di fango, su condizioni di terreno diverse. Quando arriverei alla fine del percorso ti dirò, ragazzi, questa è la marca della frizione, questi sono i codici, questi sono i componenti per poter arrivare a un prodotto sicuro. Chiaro? Stessa cosa io sto facendo con la centralina. Perché non faccio la mia centralina e vado a monetizzare? E andate da chi mi ha fatto le centraline? Perché da endurista, da motociclista, ho visto che c'è una centralina simile, con un buon costo, dove ha già una rete di vendita, dove voi è molto più semplice, non per me, perché non per me, per voi è semplice. Voi andate su Google, Cover, vi salta fuori il link, il tempo è quello che vi sto dicendo, esce il link, acquistate, buttate dentro, dati e ve la mandano a casa, finito. È la cosa più semplice. Volete sviluppare una centralina per prestazioni veramente al limite? Perfetto. Vi do il numero, vi dico da chi sono andato, ci sono questi professionisti, ok, che vi fanno la centralina e vi danno la mappatura, ok? Il costo è maggiore di Cover, perché per tanti motivi, ok? Ve la danno. Ma, ve lo dico io, per la maggior parte di voi, utenti, la maggior parte, se non tutti, io adesso ci andrò a fare adesso non voglio le mie prossime avrò su Cover, chiaro? Testerò la mia e testerò Cover in varie situazioni, ma avrò su Cover. Perché? Perché la testo anche per voi in qualsiasi situazione, come è già stato fatto, ma ancora di più. Quindi ragazzi, volete risolvere i vostri problemi che avete presentato in chat, che avete centralina, acquisto e ve la porto in una settimana, ce l'avete a casa, risolto. Volete spendere l'operazione, se non sbaglio, l'ho fatto dovrebbero essere 200-220 euro spedita a casa. Volete spendere zero, ok? Però attenzione, ricordatevi quello che vi ho detto prima, mettete su quella originale, andate meglio, chiaro? Andate bene, ma attenzione, ripeto, punto esclamativo, attenzione. No, full gas, no, potete fare quello che volete, ma no, chiaro? Se no Cover, perché anche sopra invece Cover è bella sostenuta e grassa, quindi c'è benzina dentro, quindi riesce a sostenere il motore, riesce a dargli lubrificazione, insomma. Quindi, volete spendere zero? Non dico che non avete pretese, perché ripeto, io ci ho fatto 1200 km con quella originale, me la sono goduta davvero. Ho fatto provare a altre 4 persone la centralina e se la stanno godendo, ok? Attenzione che è magra, scalda, e se voi andate in full gas per troppo tempo, ok? Però stiamo parlando di, quindi zero originale con i vostri
non dico rischi, però utilizzarla in una determinata maniera. La utilizzate sugli Appennini, fate i giri in collina, utilizzate quella. Volete essere un po' più sicuri? Volete avere una schiena un po' più sostenuta? Cover e acquistate. Ragazzi, fine della storia, fine di tutto. Però mi raccomando, la configurazione è questa, chiaro? Non c'è tubi svuotati, silenziatore corto, lungo, ho preso la cover però non funziona perché non è come dici, perché mi dà l'on off, perché e tutte le volte, se voi vedete, io chiedo, ho tanti chi mi contattano un sacco di utenti privatamente, mi dicono non funziona. La mia prima domanda, voi ve lo diranno, è: che configurazione hai? Perché è fondamentale. Cambiare il silenziatore non serve perché fa più rumore, ma è fondamentale il silenziatore e anche il resto, chiaro? Quindi, con questa configurazione, con la centralina cover, risolto problema, ve la godete. Il video, quello nel bosco, l'ho fatta con la centralina cover, chiaro? Prima l'ho fatto sia con quella originale ed è praticamente molto simile. C'è chi non troverebbe differenze, chi non troverebbe differenze. Però quel video là, centralina cover. Chiaro ragazzi? Non mi addentro, non vi faccio vedere tutti i grafici perché è ininfluente, una volta che avete visto questo grafico, ve lo faccio vedere. Qual è? Cover originale, ve lo faccio vedere, là c'ho la mia, ok? Test su test, vi ripeto, vi riempirei tutto, ma non vi serve, chiaro? Quindi, o originale, con questa configurazione, o cover. Questo qua ragazzi è il regalo di Natale in anticipo, va bene? Ragazzi, per questa sera è tutto, vi do la buona giornata, state bene, io vi voglio sempre bene tutti, cattivi e buoni. Buona serata, ciao!